Da un'idea di FlavorArt è nato il progetto ClearStream, uno studio in vitro su cellule viventi per comprendere meglio gli effetti del fumo elettronico nella sua interazione biochimica con la vita. Per saperne di più ho intervistato il dottor Massimiliano Mancini, presidente di FlavorArt, il professor Anthony Miloz, tossicologo di fama internazionale, la dottoressa Elena Bocchietto, responsabile ABIC, e il dottor Giorgio Romagna, revisore del progetto ClearStream. Ma iniziamo con ordine. Dottor Mancini, com'è nato il progetto ClearStream? Ci siamo trovati negli ultimi 2 anni a riscontrare con una certa frequenza che i nostri aromi venivano e vengono acquistati e utilizzati in una tipologia nuova di applicazione che è stata definita di SVAP, ovvero di utilizzo in sigarette elettroniche. Gli aromi normalmente vengono mischiati a degli alimenti e vengono ingeriti, mentre in questo caso vengono mischiati a un liquido a base glicolico o a base glicerina e vengono inalati tramite questi inalatori elettronici o sigarette elettroniche. Quindi abbiamo deciso di anticipare quello che secondo noi verrà prima o poi richiesto dalle autorità per capire il grado di eventuale problematiche che questa tipologia di utilizzo può dare. Collabora con noi un tossicologo, collabora con noi un medico che è anche utilizzatore di sigarette elettroniche e ci siamo appoggiati a dei laboratori esterni specializzati in analisi di citotossicità in vitro. Il processo è iniziato facendo una revisione proattiva delle formulazioni e su indicazione dei tossicologi abbiamo rimosso determinate sostanze, in genere dei dichetoni, fra cui il più famoso è conosciuto come diacetile, in quanto sono molecole che hanno dimostrato di avere una determinata pericolosità se inalate in maniera ripetuta. The problem with diacetyl is that it's an irritant, it's not a carcinogen, it irritates the airways and it causes destruction of some of the finer bronchioles deep in the lungs. Humans are very susceptible to this. Lab animals are more susceptible to problems higher up in the respiratory tract. But it's a problem in all species. I got involved with FlavorArt when I started doing some calculations and found that, yes, it was plausible that someone who's using large amounts of a buttery type flavor would be exposing himself or herself to concentrations of diacetyl that are likely to produce serious consequences. FlavorArt, as the leading flavor provider, you might say, to the vape community, was responsive to this issue and started labeling compounds that cannot be produced in a satisfactory manner without using either diacetyl or one of the other compounds which are, for all practical purposes, equivalent. Abbiamo iniziato un programma di valutazione di tossicità a livello acuto in vitro tramite il laboratorio ABIC al fine di evidenziare eventuali problematiche che potrebbero proporsi in questa tipologia di utilizzo. Il test in vitro è un test che viene eseguito su colture cellulari di cellule o tessuti di origine di mammifero per valutare la tossicità in genere o anche la funzionalità di ingredienti oppure prodotti finiti che sono destinati ad essere utilizzati poi nell'uomo. È una procedura alternativa ai test sugli animali che come sapete la Comunità Europea sta mettendo al bando soprattutto per prodotti destinati non ad uso farmacologico ma ad uso cosmetico o topico, quindi si sta studiando per mettere a punto delle procedure alternative ai test negli animali che diano delle buone predizioni di tossicità nell'uomo. Abbiamo seguito in linea di massima una norma che è una norma UNI, la 10993 per i dispositivi medici, che consiglia un elenco di cellule standardizzate, tra cui appunto le 3T3. Sono cellule fibroblasti della cute e sono ampiamente rappresentate nel sottocutaneo sia della pelle che dei vari epiteli, tra cui tutte le mucose degli organi delle alte vie respiratorie, dove si trovano nella lamina propria del connettivo. Quindi sono una delle cellule bersaglio dei prodotti che andiamo a studiare. Come funziona la procedura ClearStream? Simula l'uso della sigaretta elettronica
per cui la sigaretta elettronica viene accesa, viene aspirata mediante una pompa in un becker di vetro, il fumo aspirato attraverso la sigaretta per un numero di cicli stabilito viene poi condensato all'interno del terreno di coltura delle cellule e questo terreno viene poi utilizzato per fare il test sulle cellule. Questi fibroblasti vengono posti in coltura in un numero noto fino a 24-48 ore di esposizione con la sostanza da testare a diverse diluizioni e poi si va a vedere qual è la concentrazione che causa la mortalità del 50% delle cellule. Quindi si danno poi delle informazioni sulla mortalità cellulare alle diverse concentrazioni e in questo modo si possono comparare diversi tipi di aromi e vedere qual è la citotossicità di ognuno di questi aromi e quindi qual è più tollerato. E si può stimare quello che può essere un rischio tossicologico acuto nell'uomo di irritazione delle vie respiratorie dovuto alla presenza di questi aromi che vengono inalati attraverso la sigaretta elettronica. In alcuni esiti di laboratorio, la vitalità cellulare rispetto al parametro di controllo è superiore al 100%. Questo può rientrare nei parametri di variabilità del test, in quanto che le cellule sono sempre degli organismi viventi, per cui non ci danno un dato sempre uguale, ma c'è una certa variabilità all'interno dell'esperimento. La norma accetta una variabilità fino al 15%, per cui può essere questo. Oppure ci possono anche essere delle sostanze all'interno dell'aroma che facilitano la proliferazione dei fibroblasti. Gli aromi alimentari sono normati a livello europeo in maniera precisa e quello che si può utilizzare negli aromi è consentito dalle autorità europee e le sostanze utilizzabili sono su una lista positiva che è chiamata repertorio delle sostanze aromatizzanti. È ovvio che qui è stato preso in considerazione il diverso modo di assimilazione. Vale però anche menzionare il fatto che gli aromi alimentari sono addizionati ai tabacchi da sempre, vengono normalmente inalati e combusti, cosa che non avviene invece con le sigarette elettroniche perché la tecnologia è completamente diversa, non vi è una combustione ma vi è sostanzialmente la creazione di un aerosol. L'approccio che noi stiamo avendo in questo contesto è un approccio di carattere proattivo, non è una mera trovata pubblicitaria per avere un ritorno d'immagine, anche se poi questo lavoro probabilmente potrà anche darcene, ma è il voler cercare di anticipare i tempi e di affermare ulteriormente la serietà della nostra azienda nella tipologia di prodotti che facciamo e nell'offerta che facciamo. Quindi cercare di evitare di cavalcare l'onda del guadagno facile e immediato, ma cercare di porre le basi per un lavoro scientifico e che si possa anche provare da un punto di vista analitico, quindi con dei dati oggettivi e verificabili, in modo da trasmettere ovviamente una maggior sicurezza agli utilizzatori, perché noi crediamo che la sigaretta elettronica diventerà sempre più una tecnologia più diffusa che potrà andare in buona parte a sostituire o essere complementare al fumo tradizionale. E quindi se vi è la possibilità di offrire un'attività ricreativa come potrebbe essere considerato il fumo, fornendo un'alternativa meno dannosa, crediamo che questa sia una strada che vale la pena percorrere. Quali sono le sue considerazioni sul protocollo Clearstream? Il protocollo Clearstream è un approccio nuovo alla comprensione dei fenomeni di tossicità legati al fumo elettronico. La letteratura è piena di analisi gas cromatografiche che sono utili, ci danno delle informazioni sulla composizione chimica del vapore di sigaretta elettronica, però ci danno delle informazioni tossicologiche indirette, perché se noi troviamo nell'analisi una sostanza tossica, là possiamo ipotizzare un fenomeno tossico, ma non possiamo comprendere come questo prodotto interagisce con una struttura vivente. Il protocollo Clearstream ha questa innovazione, questa novità.
andare a valutare il comportamento del fumo di sigaretta elettronica in un contesto biologico. Qual è la differenza tra tossicità acuta e tossicità cronica? Questo studio ci permette di comprendere soltanto quei fenomeni di tossicità immediati prodotti dalla sostanza sulle strutture cellulari, ma non ci permette di studiare gli effetti a lungo termine di un'esposizione prolungata e ripetuta nel tempo. Queste sarebbero le informazioni che ci auspicheremmo di ottenere, ma non sono così semplici da ottenere. Rispetto alle prime analisi del protocollo ClearStream c'è stato un notevole cambiamento nei risultati. Purtroppo uno dei difetti della sigaretta elettronica è il fatto che è molto più complessa nel suo uso rispetto a una sigaretta tradizionale. Quindi necessita di un operatore che ne comprenda profondamente i meccanismi e che è in grado di utilizzarlo. Tra l'altro l'operatore esperto è in grado anche di percepire se ci sono delle anomalie di funzionamento durante l'uso, mentre un macchinario che segue delle aspirazioni, non avendo organi di senso, non è in grado di riconoscere un'anomalia. In questa prima fase dello studio sono stati condotti dei test raccogliendo un campione da un dispositivo concepito per erogare un numero di aspirazioni molto piccolo con la cartuccia caricata, e il numero delle aspirazioni invece eseguite è stato superiore a quello previsto per quel dispositivo. Quindi verosimilmente il test ha prodotto un surriscaldamento dell'atomizzatore con verosimili fenomeni di trasformazione o di pirolisi sui residui presenti sulla resistenza e la produzione di sostanze potenzialmente irritanti o tossiche non previste. Vorremmo puntare la nostra attenzione sui fenomeni di sensibilizzazione che questa tipologia di assimilazione degli aromi potrebbe portare, perché a livello biologico, a livello di interazione con l'organismo, i comportamenti di queste sostanze sono ben conosciuti, perché non dimentichiamo che gli aromi sono fatti copiando ciò che la natura fa, quindi i componenti che noi utilizziamo sono normalmente presenti in un alimento. Conseguentemente le determinate sostanze che conferiscono l'aroma ad una fragola, il nostro organismo le conosce ed è in grado di gestirle, sia che vengono da una fragola sia che vengono aggiunte secondariamente tramite un aroma. On that basis, we can start to discuss toxicity issues. We can say, well, with cigarettes, for instance, it has taken hundreds of years to reach the understanding that we have by observation, by deliberate studies, our understanding of how toxic cigarette smoke is, tobacco smoke. With e-cigarettes, what is known about glycerin, propylene glycol, which are the two propellants, if you will, is we know about the oral toxicity of these compounds in animals. We know how much it takes to kill an animal. Any substance will kill. And we have had some studies done on inhalation, but these have not been very deep or very complete studies. So what is known right now, for instance, about side effects of e-cigarette components is not very much. And this is generally true with most chemicals. So this is not an unusual situation by any means. Officially, the picture is that both propylene glycol and glycerin are low toxicity compounds. Both can produce disruptions in the system if they're ingested in huge quantities. That's true of water as well. But in the quantities that we're exposed to as vapors, chances are they don't do very much. Now we'll find out exactly later. It's important to understand how much we know
as a society, as a species, if you will, and then things we can observe and talk about, but with the understanding that these are not official statements. Sul sito di Flavor Art troverete una sezione dedicata, con gli aggiornamenti dello studio, i risultati dettagliati dei laboratori e tanto altro materiale.